Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi siamo in un bel parco. Questa chiocciola la lasciamo qua. Chi la trova? Siamo comunque zona Carpegna. Andiamo a fare una chiocciola con 80 cm più o meno di filo, quindi non sarà grandissima. Questo è rame. Questo è un rame che è rimasto scoperto un po', è andato in giro un po', ha fatto un po' di ossido, ma non cambia nulla. Come sapete, bisogna decidere qual è la punta e qual è la base, cioè da dove dobbiamo partire. Posso usare il biotensor, posso usare il pendolo, in questo caso non abbiamo dietro né uno né l'altro, e usiamo il test kinesiologico con non una prova di forza, ma una prova di equilibrio, nel senso che quando sarà questa la base, andrò in avanti col corpo, se non è questa la base andrò indietro col corpo. Poi eventualmente troverete anche qualche altra indicazione migliore sulla pagina. Allora, proviamo a vedere se questa qui è la base dove dobbiamo partire. Devo essere ben idratato, non troppo stanco, neanche disturbato, devo aver dormito anche bene. Questa è la base e sto andando già in avanti. Questa è la base e mi manda indietro. È logico che devo essere allenato, devo fare molte prove con delle cose che conosco. Allora, vediamo, questa è la punta. No, questa è la punta, sì. Adesso sono anche in discesa, faccio fatica, se non fossi allenato farei molta fatica. Dovrebbe essere un posto piano dove poter fare queste misure. Quindi questa è la base, noi dobbiamo partire da questa base. Iniziamo a fare subito una matassina. Qui siamo verso sera, è un po' tranquillo. Però è ora di mangiare e ci sono i rumori in giro dei vari ristoranti. Allora vi dico, sono a un passo, però è all'interno tra la Romagna e le Marche. All'interno le colline, le seconde colline, le terze colline di Rimini, Pesaro, questi posti qua. Devo stare attento a non sbagliare verso, che anche il verso è importante. Il verso è questo, senso orario. Questa è la base e questa è la punta. Avete visto sicuramente il punto di riferimento che mi sono portato dietro, che è la dima di cartone, e la nostra dima, quella fisica. Per chi non vuole impazzire può usare la dima. Troverete nei commenti il profilo di Simone Paris su Facebook per contattarlo e eventualmente chiedere qual è la vostra dima che vi può servire. Vedete, partendo così è abbastanza facile. Siamo già avvantaggiati, non è una grossa chiocciola, è piccolina questa, perché abbiamo fatto 60 cm. Per farla da
una base 10, abbiamo visto oltre gli 80 cm. Vedete come vado a piegare, adesso si vede poco perché ho lo sfondo scuro e il filo è scuro. Riuscite a vederlo? Piego un po' alla volta, poi mi fermo e guardo se sto andando ancora nel verso giusto, ok? Per iniziare a fare la punta devo avere minimo 3 giri, qui ce ne ho solamente 1, 2. Faccio questo lavoro qua, questa C che ho tra le mani la vado a schiacciare un pochettino e poi vado a mettere a posto dove si schiaccia un po' troppo. Ossido di rame non è pericoloso, almeno per gli umani. Il rame si fa molto prima che il ferro zincato. È un po' più difficile, però è quello, il materiale che lasciamo più in mezzo alla natura. Iniziamo a avere, sì, ancora pochi giri. Dobbiamo schiacciare bene, curvare bene. Lo vedete? Ci dobbiamo fermare per vedere sempre se andiamo dalla parte giusta. Sì, è la parte giusta, perfetto. Abbiamo fatto già 2 spire e mezzo, 3 spire, possiamo iniziare a fare la punta. È ancora larga, eh? La soddisfazione di farla a mano in meditazione vi assicuro che è una bella sensazione. Adesso chiaramente qui siamo in mezzo alla natura, già meditazione è stare in mezzo alla natura. Facendo così tutti assieme, faccio un po' prima, però siamo sempre qua, 1, 2 e 3. Me ne mancano ancora 4, quindi sicuramente sarà la metà più piccola. Quindi coraggio e vado a chiudere molto questa spira. Poi questa è proprio, sarà grande quando un dito probabilmente. Piccole pieghe ma tante, piccole pieghe ma tante. Se parto bene e le vado a schiacciare e vado a riprendere le pieghe, quelle un pochettino più chiuse, poi è più facile. Vedete? Io schiaccio poco alla volta. Qui è venuta una pieguzza, la vado a mettere a posto. Non sono pieghe secche, sono pieghe molto 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 dolci. Con l'alluminio deve stare un pochettino più attento, anche se noi usiamo l'alluminio quello che è una lega, non è puro sempre. Quello puro ci vogliono le dime. Anche se io sono riuscito a farlo lo stesso a mano libera con l'alluminio puro di una certa sezione. Mi sembra 5. Ci siamo, 1, 2, 3, quasi 4. Richiudo
un pochettino di più la punta. Siamo a agosto, ci sono molti turisti da queste parti. Dopo vi mettiamo la foto del parco da lontano. Qualche campeggiatore, qualche turista, qualche escursionista che passa da queste parti. Una, due, tre, quattro. Possiamo anche accelerare un pochettino. In 10 minuti ce la caviamo, un po' di più. Ci vuole sempre un po' di tempo, ma poi faremo un reel e lasceremo anche la versione più lunga fatta a mano. Se si vede bene. Si vede bene? C'è ancora abbastanza luce? Abbiamo 22 gradi alle 7:30 di sera. Una, due, tre, quattro, cinque. Stringo un po' di più. C'è qualche pieguzza da mettere a posto. Avendo un pochettino più di tempo, si va a mettere a posto. Bisogna piegare e raddrizzare dove va un po' troppo. Comunque il segreto è fare tante piccole pieghe ogni qualche grado. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e mezzo. Doveva venire un pochettino più grande, sembrava. E sta prendendo forma. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci manca un altro giro e qui ci tocca mettere d'impegno a fare la punta un pochettino più piccola. Era più facile farla un pochettino più grande, però ci vuole il filo anche un pochettino più grosso. Qui ci vuole un po' di forza, o un ausilio tipo quello che usiamo in cucina, un imbuto o anche quelli per il sac a poche, quelli un pochettino più lunghi, o quelli si usano in cucina per fare tipo i cannoli, una roba del genere. Insomma, sbizzarritevi anche. Questa è piccolina, provo a vedere a che punto siamo. Do una piccola forma e la vado a provare. Siamo un po' lontani, ancora, però abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Manca solo un giro. Devo andare a rimpicciolire ancora un pochettino più la punta, è quella che comanda, e chiudere
sempre in questo modo, piano piano. Se posso tengo anche col dito, che non faccio cedere subito il rame. Vado a chiudere l'anello in questo modo. Qui ho una piega, metto il dito e riallargo qua. Faccio anche resistenza con questo dito, così lo allargo e così lo chiudo, così sento anche con le mani cosa devo fare. Se lo devo chiudere o se lo devo aprire per dargli il giro giusto. È quasi finita, eh? È piccolina questa. Quelle che lasceremo in giro saranno più grandi e saranno di ferro con questa punta qua piegata per non dare noia a nessuno. Magari attaccata su da qualche parte, ma comunque dove ci si arriva. Non vi ho detto cosa serve questa chiocciola. A parte che è un bell'oggetto da tenere come soprammobile, ma è un grosso alleato, specialmente quando è più grande, o così piccola, ha le piantine piccole, per sopportare meglio il freddo, per crescere meglio, per armonizzare l'acqua. In questo caso fa un bicchierino, fa un bicchiere. Però è già una bella sensazione averla in mano. È come se fosse un cono pieno. E ancora adesso ha la base e l'altezza che sono più o meno uguali. Vado a controllare. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e un po'. Quindi dovrò andare a recuperare qualcosina nell'ultimo giro. Un ripasso veloce per prendere quel po' di materiale che mi serve per concludere i 7 giri, e in pratica li sto vedendo. Nel frattempo si è fatto buio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ci manca ancora un pezzettino. Riuscite a vedere come sta prendendo forma? Si vede? Io devo confrontarlo sempre con questo. Adesso sto tornando indietro verso la base. Qui
qui ho schiacciato un pochino, torno indietro e lo sistemo. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Siamo a 7. 7 e qualcosina in più. Andiamo a vedere di allungarlo. Allora io qui non posso spingere perché si piega la dima di cartone. Se l'avessi fatta di plastica allora potrei spingere. Magari una bella plastica grossa spingevo. O legno. Legno si può fare quando voglio delle dime grandi. Dime grandi costano. Per una sola mi posso fare una dima di cartone spesso o di legno. Posso andare a spingere per creare al posto di questa, creare la mia chiocciola. Ha senso non farle tanto piccole, ma farle un pochettino più grandi a mano, con 1 metro e 20, con uno spessore di 3, anche di alluminio. Se è di alluminio 4, ferro va bene anche 2,5 va bene. Allora, so che lo devo allungare un pochettino, quindi andiamo a tirare un po'. Anche qui un po' di calma, un po' di delicatezza, e riusciamo. Vediamo. Perfetto. È perfetto. Io faccio così, anche questa la lascio qua, piego la punta per poterla agganciare da qualche parte volendo. In questo caso lascio sul tavolo. Il fortunato che la trova è la sua, sperando che chi la trovi sappia che cos'è. Eventualmente gli lasciamo un bigliettino. Ciao a tutti e alla prossima seguiteci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ciao a tutti!